Oggi si parlerà di telemedicina e si faranno anche delle esercitazioni pratiche su questo. Com'è la situazione attuale per quanto riguarda appunto la telemedicina? Beh, sulla telemedicina l'Italia è nel pezzo perché è l'unico paese al mondo forse che ha fatto un investimento così esagerato a livello nazionale, quasi 1,5 miliardi di euro sulla telemedicina. Il livello nazionale con la piattaforma nazionale di telemedicina e il livello regionale con le piattaforme regionali di telemedicina, più i device per l'assistenza domiciliare e via di seguito. È sicuramente il paese che ha investito su larga scala più di chiunque altro paese al mondo. Sono realtà interessanti ma hanno sempre un respiro regionale in altre parti d'Europa o fuori Europa e mai a livello di 60 milioni di abitanti. Nel workshop di oggi proveremo a fare un esercizio di visione a medio e lungo termine su una declinazione particolare della telemedicina, ossia utilizzare gli strumenti di telemedicina, che sia televisita, teleassistenza, teleconsulto, i wearable, le chatbot assistite da intelligenza artificiale per abilitare l'ospedale virtuale. Cos'è l'ospedale virtuale? Può avere diverse declinazioni. L'ospedale senza muri lo chiamano in America, dove è stato realizzato il primo ospedale virtuale, oppure l'ospedale domiciliare come lo chiamano in altri posti del mondo. Noi proviamo a stimolare i partecipanti alla tavola a fare un esercizio di fantasia, di visione su come possa essere implementata questa realtà anche in Italia, nelle realtà regionali, a supporto sia della rete ospedaliera tradizionale fisica che a supporto della casa come primo luogo di cura veramente, se può essere veramente un ponte fra domicilio e il vecchio tradizionale ospedale di mattoni e cemento. Io penso, magari mi dica se sbaglio, penso anche ai piccoli paesini dove a volte c'è difficoltà a intervenire, a essere insomma seguiti. Ecco, questo strumento può essere utile. Assolutamente sì, è l'altra dimensione di contesto che proporremo ai partecipanti ed è legata al fatto che l'ospedale tradizionale si va sempre più specializzando per tecnologia e per competenze ed è impensabile averne tanti e dispersi sul territorio, quindi si va verso la concentrazione. Dall'altro lato l'invecchiamento, che non è una cosa negativa, non è un vincolo, è un'opportunità, è diventata la cifra di tutti i sistemi sanitari occidentali ed è legata alla resistenza buona di alcune piccole comunità. Quelle che vengono chiamate aree interne in molte parti d'Italia sono proprio quei comuni, quei piccoli paesi anche di 5, 6, 700, 80 abitanti, come capita in un comune della mia ASL, in cui gli assistiti hanno più di 65-75 anni e non hanno il supporto familiare che gli consente la prossimità fisica ai vecchi tradizionali luoghi di cura. Da quel punto di vista la leva digitale diventa quello che viene detto il game changer per cambiare il modello assistenziale e fare in modo che sia il medico a comparire in casa del paziente oppure l'infermiera a comparire fisicamente ma assistito da remoto da uno specialista che si trova in uno di questi grandi centri altamente specializzati. L'altro fattore fondamentale credo sia anche un po' l'abbattimento, grazie a questo, delle liste d'attesa, o sbaglio? Le liste d'attesa si possono abbattere con la telemedicina fino a un certo punto. Possono essere utili per esempio in termini di erogazione di televisite, tenendo conto però che la televisita è indicata correttamente nelle linee guida come uno strumento per le visite di follow-up. Quindi quando il paziente è già noto, la diagnosi è nota ed è sufficiente un monitoraggio. In alcuni casi potrebbe abbattere le liste d'attesa se utilizzo bene il telemonitoraggio domiciliare e quindi riesco a monitorare in continuum, in tempo reale il paziente e a evitare quelle attività in presenza che invece sono episodiche, saltuarie e avvengono in assenza di riscontro rispetto all'episodio precedente. Sicuramente può aiutare quello delle liste d'attesa, ma sulla lista d'attesa quello che conta rimane il capitale umano. Parliamo di tecnologia, di leva digitale, ma la sanità rimane ancora e per fortuna un settore ad alta intensità di capitale umano.